Buongiorno a tutti e bentornati. Intanto ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno rivolto un pensiero a noi che siamo stati afflitti dal ciclone di Malta, questo ciclone mediterraneo del 9-10 febbraio. Da noi in azienda fortunatamente non ci sono stati grossi danni, ma nel territorio veramente i danni non si contano, ecco, detto così. Però in questo video veramente non ne voglio parlare, eventualmente lascerò qualcosa in descrizione. In questo video vi voglio fare vedere, vi voglio parlare di quello che faremo per le nostre coltivazioni. Sicuramente vedrete bene dietro di me che le nostre coltivazioni in serra di pomodoro vanno avanti benissimo, nonostante questi forti stress. Quindi in pochi giorni siamo passati dal rischio gelate, quindi temperature molto fredde la notte, e c'è stato questo cataclisma incredibile, quindi siamo stati costretti a chiudere completamente le serre, che è una cosa di cui ho parlato molto nel canale. Come sapete parliamo di pratiche agricole viste sotto il punto di vista della coltivazione naturale. Bene, in serra è un grosso problema. Ovviamente abbiamo meno aria rispetto ai campi aperti, quindi andare a chiudere completamente le serre è motivo di forte stress per qualsiasi coltivazione. Ci sono delle eccezioni da vedere. In questo caso abbiamo piante di pomodoro adulto che a produzione, quindi con i frutti che maturano man mano e fra parentesi maturano bene, sono buoni, sono belli e sono genuini perché vengono trattati appunto con sostanze naturali, quindi con prodotti che non hanno sostanze sintetiche che lasciano residui. Va bene, quindi voglio sottolineare questa cosa, che noi da anni riusciamo a coltivare bene, quindi in maniera produttiva, sia sotto il punto di vista delle quantità, dei quantitativi, che della qualità. Soprattutto per quanto riguarda la quantità del raccolto, negli ultimi 2 anni stiamo facendo grossi progressi. Ecco, stiamo definendo bene il nostro metodo di coltivazione e lo vogliamo divulgare. Perché? Perché è un metodo di coltivazione, diciamo, sostenibile, nel senso che non è un'agricoltura intensiva ed estensiva per andare a spendere tante risorse per andare a produrre. Qui diciamo cerchiamo di minimizzare i costi. Ovviamente ci sono i costi, no? Non parliamo di agricoltura no dag, o quindi del non fare, ma penso che ne parlerò in un video. Quantomeno voglio dire la mia su questa questione, ma qui parliamo di diciamo far fruttare al massimo le nostre coltivazioni nel rispetto dell'ambiente e dare, ecco, un impatto reale al mondo. Cioè non possiamo buttare i semi e dire che sfameremo il mondo così con un'agricoltura che lascia il tempo che trova. Qui parliamo di un metodo di coltivazione sperimentato non solo da noi ma largamente, reale, una cosa reale che può veramente dare grossi risultati, soprattutto nel lungo tempo per il futuro. Tornando al discorso, quindi le nostre piante ovviamente, anche se stanno crescendo, ripeto, come vedrete dalle immagini, sicuramente sono stressate. E che cosa fare? Quindi ovviamente ogni agricoltore, buon agricoltore contadino, tiene alle sue coltivazioni come fossero figli, quindi ogni singola pianta, e ovviamente magari ci può essere un po' di panico, perché iniziano ad apparire alcune malattie anche molto pericolose e proprio da paura, come la peronospora, che anche questo ne abbiamo parlato molto, è una malattia molto rapida che si diffonde rapidamente. Le spore viaggiano moltissimo. Immaginate in una condizione di coltura protetta i danni che può fare, quindi si può creare un circolo vizioso che distruggerebbe la coltivazione. No, non è lo spirito giusto. Ora noi magari ci siamo arrivati appunto dopo anni, vedendo anno dopo anno, quindi campagna dopo campagna, coltivazione dopo coltivazione, che riusciamo a mantenere questi fenomeni sia di malattie fungine sia degli insetti. Quindi già questo è un grandissimo sollievo. Vi ripeto, io sono coltivatore da 3 generazioni e conosco la paura dei miei nonni
insomma di chi è stato a fare questo lavoro prima di noi. Il panico di perdere tutto a causa di una malattia o di altri problemi. Quindi questo è già un grande sollievo. Noi, considerate, non trattiamo da un mese tutta la nostra azienda, tutte le nostre coltivazioni in serra, per diversi motivi. Non è una cosa voluta. Ho parlato del nostro metodo di coltivazione che è basato sulla prevenzione. Ovviamente non è una cosa voluta, ma ci sono diverse situazioni in cui qualsiasi azienda agricola, immagino, con qualsiasi metodo di coltivazione, ci sono dei momenti in cui insomma si accavallano molti lavori, non c'è la possibilità di fare la manodopera che ci vorrebbe spesso e volentieri, perché ovviamente il periodo storico è molto difficile, non solo per l'agricoltura, insomma lo sappiamo, per tutto. Quindi si tende a risparmiare tantissimo e a un certo punto si risparmia anche troppo, e alle volte il tempo, ecco, il tempo è veramente così prezioso che non ci sono soldi per pagarlo. Quindi a un certo punto si va avanti scegliendo il male minore. Ecco, magari abbiamo preferito fare altre attività. Nel frattempo c'è la raccolta. Noi abbiamo iniziato a raccogliere in novembre, ok? E quindi capite che quando c'è la raccolta 4-5 giorni a settimana diventa difficile andare a gestire bene le coltivazioni. Ovviamente poi ci sono le varie routine di irrigazione, fertilizazione. Bene, considerate che la prima cosa che ho fatto io per aiutare, per rinvigorire, ecco, le nostre piante stressatissime dopo, ripeto, questa settimana dove abbiamo avuto gelate e 2 giorni completamente al buio, al freddo e al buio, temperature sotto i 10 gradi anche come massime, e senza sole e serre chiuse, ho dato 10 minuti di irrigazione l'indomani dalla tempesta, perché le previsioni davano anche sole, quindi pochissima irrigazione, 10 minuti con l'impianto a goccia, sono veramente pochissima acqua per ogni singola pianta, e già le piante si sono risvegliate. Questo cosa vuol dire? Che abbiamo le acque miracolose, forse, ma non solo quello. Vuol dire che le piante sono già tutto il percorso che hanno fatto, quindi dalla preparazione del terreno e dalle varie fertilizazioni e i trattamenti, vi ricordo, bio, naturali, fogliari, sono già predisposte a resistere agli stress, va bene? Ed è una cosa notevole che non si può raggiungere. Io ne ho viste di aziende, di colleghi, che questi risultati con l'agricoltura convenzionale non li raggiungono, va bene? Quindi qui parliamo di un altro livello, va bene? Questo è quello che voglio trasmettere. Non voglio dire che con questo metodo si spende meno e si produce di più, voglio dire che i risultati sono superiori al convenzionale, e non solo, offriamo un prodotto finale genuino, e anche noi agricoltori viviamo meglio invece di stare a contatto con sostanze chimiche praticamente tutti i giorni, perché vuoi o non vuoi una serra trattata con appunto fitosanitari, poi ci vai a lavorare anche se rispetti i vari tempi di carenza di bla bla bla. Insomma, va a finire che comunque sì, i residui ci sono, andando a operare dentro, in generale nelle coltivazioni. Ecco, i primi che stanno male sono appunto gli agricoltori, va bene? E poi di conseguenza tutta la catena. Invece così no. Per concludere il video, il secondo passo sarà andare a fertirigare, fare una fertilizazione leggera, sempre a base di concimi più che altro organici e organico-minerali, per sempre, ecco, leggera cosa vuol dire? Con dosaggi bassi, sempre per lo stesso principio che noi dobbiamo dare poco, ma quel poco che serve, che basta, e la pianta deve essere in grado di assorbire tutto quello che gli diamo, perché ha già una condizione ottimale nel terreno. Noi abbiamo il terreno attivo, vivo, reattivo, con le radici delle nostre coltivazioni, e bastano pochi
chilogrammi a 1000 metri quadrati, immaginate un po', quindi parliamo di 1-2 grammi di concimazioni per pianta. Ecco, già qui andiamo a capire, scusate se faccio questa osservazione, in molti demonizzano l'agricoltura, si danno tantissimi fertilizzanti, si rovinano la terra, si rovina, ma qui parliamo di grammi a pianta, una cosa veramente, e di sostanze, fra l'altro appunto la maggior parte sono organico, minerali, ok, i minerali sono anche quelli che contiene l'acqua potabile, per dire, e estratti vegetali e via discorrendo. Quindi stiamo attenti a quello che si trova in giro, perché se ne dicono tantissime. Infatti prima o poi lo farò un video su questa cosa dell'agricoltura, così che non lo so come definirla. Va bene, scusate. Allora io vi ringrazio per l'ascolto, questo video è un po' diverso, francamente sono molto sconvolto dagli eventi recenti, però sono anche molto soddisfatto sotto al punto di vista della soddisfazione proprio come sia personale che professionale, perché stiamo avendo grandissimi risultati sotto tutti i punti di vista. Ripeto, noi stiamo applicando questo metodo sicuramente nella nostra condizione climatica, in serra, nella coltivazione di pomodoro, va bene, perché è la nostra vita, però questo metodo, un'altra cosa importantissima, si può applicare a tutto, a tantissimi tipi di coltivazione, e già ci sono tanti altri che lo fanno. Spero un giorno di poter raccogliere molte testimonianze e insomma e farle vedere un po' a tutti. Vi saluto, grazie a tutti, il vostro produttore di fiducia vi saluta, mi raccomando, voi fate i bravi picciotti.